ritrovati cari Walkers, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi continuiamo il nostro percorso tra i vari bassisti rock. Di chi parliamo oggi? In particolare andiamo a parlare di Glenn Hughes. Molti di voi me l'hanno chiesto, soprattutto dopo che vi ho parlato di Roger Glover, perché giustamente, come tutti sappiamo, è stato Glenn Hughes il suo successore nei Deep Purple. Dal Mark II si è passati al Mark III e Mark IV, anche se pur per un disco solo, tra poco ci arriviamo, con Glenn Hughes. Molti ovviamente stanno dalla sua parte. Attenzione, io mi sono probabilmente un po' sbilanciato dicendo la mia sul fatto che il Mark II è la mia formazione preferita dei Deep Purple, ma ciò non toglie che io rimango un grandissimo fan di Glenn Hughes. Naturalmente mi piacciono tantissimi dischi dei Deep Purple fatti con lui, ma soprattutto mi piace molto quello che ha fatto poi dopo nella sua carriera, le tantissime collaborazioni con altri artisti e soprattutto i suoi dischi da solista che arrivano fino, se non sbaglio, l'ultimo dovrebbe essere del 2016. Ora parliamo di tutto con calma, con ordine, e anche oggi andremo ad analizzare in particolare il suo stile, ma come sempre partiamo dalla narrazione, diciamo così, più storica. Quindi andiamo a vederci queste immagini e sentiamo un po' dove nasce, come nasce la carriera di Glenn Hughes. Glenn Hughes nasce a Cannock in Inghilterra nel 1951. Da piccolo è molto sportivo in realtà, il suo primo grande sogno sarebbe quello di diventare un calciatore. Poi un giorno alla TV vede i Beatles e se ne innamora, decidendo che quella sarà la sua strada. Il nome Glenn gli viene in realtà dato dai genitori proprio in memoria del celebre trombonista Capitan Glenn Miller, che scomparse a bordo di un aereo durante la seconda guerra mondiale. Ironia della sorte, il trombone fu anche proprio il suo primo strumento. Glenn Hughes infatti iniziò a suonarlo all'età di 9 anni nell'orchestra della sua scuola, il che gli diede la possibilità naturalmente di imparare a leggere la musica. Dal trombone però passò presto alla chitarra ed iniziò a suonare così nelle sue prime band. All'età di 16 anni, finita la scuola a giugno, inizia a lavorare come commesso in un negozio, ma già a luglio dello stesso anno una band chiamata Finders Keepers lo cerca proponendogli di imparare a suonare il basso e di diventare così il bassista della band stessa. Lui accetterà e passerà l'anno successivo ad imparare lo strumento, prendendo, dice, 4 o 5 lezioni inizialmente, ma poi continuando da solo, da autodidatta. I Finders Keepers sono inizialmente una cover band, come ce n'erano molte in Inghilterra a quei tempi, ma di lì a poco decisero di 1. Cambiare nome in Trapeze e 2. Iniziare a scrivere brani originali, prendendo così la strada che li porterà al successo. Ingaggiato principalmente come bassista ed eventualmente come corista, durante la registrazione del primo album il loro manager nota le sue doti vocali e così decide che potrebbero essere sfruttate in qualche modo, facendogli magari cantare qualche brano, ed è così che inizia ufficialmente anche la sua carriera di cantante, ovvero la carriera di Glenn Hughes come lo conosciamo ancora oggi. Con i Trapeze realizzerà in totale 4 album. Infatti nel 1973, dopo vari corteggiamenti, i Deep Purple, che hanno appena deciso di licenziare Roger Glover e Ian Gillan contemporaneamente, gli propongono di entrare nella band. Lui accetta, ma solo dopo che a insistere per farlo entrare fu Paul Rogers, suo amico nonché cantante dei Free, che in quel momento avrebbe dovuto sostituire Gillan. Glenn quindi entrò nella band, ma all'ultimo ci fu la rinuncia di Rogers e dopo una serie di annunci, audizioni eccetera, il cantante divenne Coverdale. Ed è così che nasce il cosiddetto Mark III, che da lì ai prossimi anni sfornerà 2 capolavori della band quali Burn e Stormbringer. Consapevole della direzione insolita che sta prendendo la band con l'arrivo di Hughes, che diciamo porta questa ventata anche di funk e di soul, Blackmore mollerà la band lasciando il posto a Tommy Bolin, dando così vita anche al Mark IV, che registrerà però un solo album, Come Taste the Band, per poi sciogliersi a causa proprio dei problemi di alcol e droghe che sia Bolin, che poi morirà purtroppo di questo, ma anche dello stesso Hughes. A questo punto Glenn Hughes, fuori dai Deep Purple, come prima cosa realizzerà un album solista, più di matrice soul in realtà. Purtroppo però qui iniziano anche i suoi problemi, inizia il suo declino in balia di alcol e droghe soprattutto, che durerà almeno fino alla fine degli anni '80. Uno dei punti più bassi di questo periodo è quando Hughes, invitato da Tony Iommi a realizzare un album che poi in realtà uscirà per questioni contrattuali a nome Black Sabbath, avrà un'accesa discussione con il manager degli stessi e si prenderà
prenderà un pugno che gli procurerà la frattura dell'orbito oculare, costringendolo così a fermarsi per un lungo periodo. Di lì a poco sarà l'amico di vecchia data, il solito David Coverdale, a proporgli di registrare dei cori per l'album che sta ultimando con i Whitesnake, e proprio in quel frangente gli suggerisce di darsi una ripulita per provare a rinascere. Glenn Hughes finalmente pare dargli ascolto, si disintossica e si allontana definitivamente dagli abusi di sostanze, e da quel momento in poi rilancia una fiorente carriera, principalmente solistica, che lo porterà a realizzare alcuni dei suoi album migliori, tra cui vi vorrei ricordare Soul Mover del 2005, il successivo Music for the Divine, dischi su cui tra l'altro si avvarrà della collaborazione dei membri dei Red Hot Chili Peppers, Chas Smith, John Frusciante e anche quel Dave Navarro, che in realtà poi nel frattempo è tornato nei Jane's Addiction. Nel 2008 pubblica First Underground Nuclear Kitchen, lavoro che lui stesso definisce come quello suonato probabilmente meglio nella sua carriera. Nel 2010 entra invece in un supergruppo chiamato Black Country Communion con, pensate, John Bonamassa, Jason Bonham, figlio di John, e Derek Sherinian, ex tastierista dei Dream Theater, con cui realizza 2 album nel giro di pochi anni, e in realtà anche un terzo, però in seguito a un momentaneo scioglimento della band. Nel 2004 pubblica un album con un altro supergruppo, i California Breed, che hanno sempre Jason Bonham alla batteria. Nel 2016 pubblica un altro album solista, Resonate, che a suo dire è un vero e proprio ritorno al suo sound originale. Nel 2021 entra nella band australiano-statunitense, diciamo, The Dead Daisies, con cui registra l'ultimo album della band stessa, Holy Ground. Quindi, per dirla come dice lui, non commettete errori, The Voice of Rock non ha mai lasciato l'edificio. Ecco, e così questa, diciamo, è un po' la storia di Glenn Hughes. Come abbiamo visto, ha avuto purtroppo una fase veramente bassa quando era vittima, quando diciamo è stato un po' vittima dei suoi abusi, e nonostante questo comunque è riuscito anche in quel periodo a collaborare con diversi artisti, a suonare su tantissimi dischi. Attenzione, suonare e cantare, perché come tutti sappiamo Glenn Hughes, oltre a essere un grande bassista rock, è assolutamente probabilmente uno dei più grandi cantanti rock. Se pensate che lo stesso Stevie Wonder l'ha definito il suo cantante bianco preferito, quindi insomma stiamo parlando comunque di un personaggio immenso, dalle doti vocali e anche bassistiche veramente enormi, un bassista rock in tutto per tutto. Quindi se vogliamo analizzare il suo stile possiamo partire come sempre dalla sua tecnica, che in realtà non ha niente di particolare. Se avete seguito i miei video, e se non l'avete fatto vi invito a farlo, vi metto qua i link vari, avete scoperto appunto, magari sapevate già anche quello, comunque vi ho ribadito il fatto che bassisti come Johnny Entwistle piuttosto che Chris Squire hanno, tra virgolette, lo stesso Geddy Lee, hanno tra virgolette un po' inventato una loro tecnica, un loro modo di suonare che li ha resi poi celebri e che li ha resi particolari in tutto e per tutto. Ecco, Glenn Hughes magari questo non ce l'ha da un punto di vista tecnico, appunto la mano destra a plettro. L'unica cosa che possiamo dire di particolare del suo modo di usare il plettro è che, per sua stessa definizione, il plettro lui lo usa come se fossero le dita. Lui, pensate, parte dalla chitarra, come abbiamo visto anche nella parte storica, ma in realtà quando poi viene a trovarsi al cospetto di un basso continua a suonarlo come ha sempre fatto con la chitarra, quindi con il plettro, proprio perché questo era il suo modo di suonare. Tra l'altro ci sono delle interviste in giro dove dice che ai tempi, quindi siamo verso la seconda metà degli anni 60, era una cosa abbastanza normale che un bassista diventasse tale dopo essere passato dalla chitarra. Comunque siamo negli anni 60, il basso ha 15 anni di storia, 16, nato nel 51, quindi fatevi 2 conti, ecco, nel 61 il basso aveva 10 anni, quindi a metà degli anni 60, bene o male il periodo è quello. E se contate che i primissimi bassisti erano i contrabbassisti trapiantati per questioni puramente di ingombro sullo strumento elettrico, gli altri erano chitarristi incuriositi da questo strumento Fender, che esattamente come suonavano la chitarra si sono messi e hanno suonato il basso con il plettro. Quindi lui ha fatto semplicemente questo, e con il plettro però ha, diciamo così, ottenuto il suo suono caratteristico molto aggressivo. Tra un attimo parliamo anche degli effetti, di come ha fatto a plasmarlo questo suono, ma principalmente grazie all'uso del plettro, che se guardate nei video notate anche l'impostazione. Allora lui tende a tenere la mano praticamente chiusa, ecco, mentre molti bassisti, vi dico la verità, io compreso, come chitarristi suonano magari in questo modo, tenendo il plettro tra queste 2 dita e queste mani un pochino, diciamo così, aperte, verso l'esterno in questo modo. Lui invece tiene una sorta di pugno, il plettro si vede che lo tiene con una certa forza e soprattutto si sente la forza che mette nell'impattare le corde.
questo è quello che rende il suo suono così particolare. Ora, quello che ho fatto lo stavo assolutamente improvvisando, però ho cercato, diciamo così, di immedesimarmi un po' nel personaggio, ho cercato di riprodurre, tra virgolette, quello che farebbe lui. Con la mano sinistra non c'è molto da dire, siamo in ambito rock, quindi stiamo parlando di pentatoniche, scale blues. Ecco, lui è molto molto soul funk. Un'altra cosa che ha avuto parecchie volte modo di dire è che lui nasce con quel genere musicale, lui sì, ha scoperto i Beatles, ma poi si è avvicinato a tutto quello che era la musica soul, la musica che arrivava dall'America, e quello era un po' il suo punto di riferimento. E quindi anche nelle ritmiche, soprattutto nei dischi passati magari, e in quelli solisti soprattutto, diciamo tendeva un po' a usare quegli espedienti che sono tipici del funk, anche se poi, se ascoltiamo i dischi, anche quelli più moderni, non possiamo dire che siano dischi funk, però da un punto di vista ritmico la sincope non manca mai, quelle ritmiche un po' particolari, ecco, raramente lo sentiamo muoversi proprio in ottavi quando scrive dei brani, quando scrive dei riff, quindi ha molta molta attenzione alla ritmica, anche se poi lui stesso dice che il suo trucco è la cosiddetta frase celebre less is more, meno è di più, quindi cercare proprio le note che non suoni. Lui dice che sono molto più importanti le note che non suoni rispetto a quelle che suoni, e questo vale per lui in quanto anche compositore. Lui le linee di basso che crea le crea da solo per poi suonarle, ovviamente essendo anche l'autore principalmente dei brani, perlomeno sui suoi dischi solisti. Ecco, questo ci fa capire quale sia il suo stile, non eccessivamente complicato da un punto di vista melodico armonico, ma suono veramente aggressivo, veramente violento, con le plettrate belle decise, e una mano sinistra che spesso si dà da fare con ritmiche di stampo appunto un pochino più funky. Ecco, lui dice che la linea di basso deve servire quella vocale, non deve sovrastarla, quindi comunque anche se le sue ritmiche possono essere fancheggianti, sincopate e quant'altro, comunque saranno sempre dietro rispetto alla linea melodica. E a tal proposito un elemento che si nota anche nei suoi dischi, soprattutto seguendoli un po' tutti, no? Da quelli più antichi, diciamo così, a quelli più recenti, proprio perché lui stesso l'ha detto, allora ho cominciato a farci caso, che inizialmente sostiene che si creava delle linee di basso troppo complicate per poi cantarci sopra, e quindi ha cominciato a fare caso anche a questo, e cerca sempre, anche oggi appunto, di creare delle linee di basso sulle quali riesca a cantare, quindi di non complicarsi la vita, ecco, fondamentalmente. Quindi questo ha caratterizzato il suo stile, perché quando cerchi di creare una linea di basso che abbia certe caratteristiche, poi quello rimane comunque il tuo marchio di fabbrica, naturalmente. Tra gli elementi di espressione che possiamo incontrare più spesso nelle linee di Glenn Hughes ci sono sicuramente i cosiddetti vibrati, che sono di due tipi. Molto spesso lui tira la corda in questo modo, quindi sì, diciamo una sorta di lungo bending, e poi successivamente inizia a vibrare, se no molto spesso, altrettanto spesso diciamo, gli sentiamo fare cose di questo tipo, quindi degli slide lungo tutta la corda per poi vibrare quando arriva sulla nota che gli interessa. Ipotizziamo il Mi, arriva qua e tira la corda in questo modo. Questo elemento, tra l'altro questi due elementi, dice di averli estrapolati da Verdin White. Lui, come dicevamo, un amante di certo tipo di musica soul funk. Verdin White, per quei pochi spero che non lo sapessero, il bassista degli Earth, Wind and Fire, è stato uno dei suoi idoli, da cui ha tirato fuori un po' questa cosa. Quindi vedete che tutti i bassisti, anche quelli iconici, diciamo così, hanno sempre qualcun altro da cui hanno preso ispirazione. Ecco, questo è fondamentale, vale per tutti i bassisti di cui abbiamo parlato fino ad ora, quello che è il suono, come ha tirato fuori, come tira fuori il suo suono attraverso la strumentazione, bassi, effetti e quant'altro. Allora facciamo una sorta di indagine per capire esattamente che cosa fa Glenn Hughes anche sotto questo aspetto. Allora, principalmente c'è una sua intervista in cui lui dice come regola, diciamo così, il suo suono, ovvero 60% gain, 60-70% frequenze medio-alte, 40% basse. È un po' tra l'altro quello che ho cercato di fare io con l'equalizzazione di questo suono, per assomigliargli il più possibile, anche se in realtà sapete benissimo che non è proprio quello che mi interessa, voglio più farvi arrivare altre informazioni. Comunque questo è quello che ha detto lui riguardo del suo suono. Parliamo della strumentazione. Allora, principalmente i suoi bassi, con cui l'abbiamo visto più di frequente, sono sempre stati Fender mediamente Precision. In realtà, allora, andando sempre anche qua sulla base delle sue interviste, su quello che ha detto negli anni e come si è raccontato, inizialmente, cioè ai tempi dei Trapeze, lui utilizzava un jazz bass, esattamente un jazz bass color rosa salmone del 62, ok? Questo era il suo basso. Del 62, ovviamente ora è un basso d'epoca, siamo a metà degli anni 60, quindi era un basso per la sua epoca
storia recente ovviamente. Quando ha mollato questo basso? Quando è stato chiamato dai Deep Purple, sapendo che Roger Glover usava principalmente Rickenbacker o comunque lo vedeva più adatto come strumento per quel tipo di band, allora si è venduto il suo jazz bass per comprarsi un Rickenbacker. Sta di fatto che sui dischi, quindi la stessa Burn è stata registrata con questo basso, ma live dice non si trovava con questo strumento, doveva avere a che fare con i Deep Purple, che sappiamo che in concerto erano soliti tirare i brani lunghissimi, no? Improvvisazioni, assoli e quant'altro, e lui dice che questa cosa con il Rickenbacker non riusciva a gestirla, il suo basso era un altro e quindi è tornato a Fender, ma questa volta un Precision, esattamente un Precision del 63, che è quello, e lui ci tiene a sottolineare questa cosa, che ho utilizzato anche al famoso California Jam, che è uno di quei mega festival a cui hanno partecipato i Deep Purple ai tempi, una sorta di Woodstock, ecco, uno di quei concerti con tantissime band di altissimo livello, 250.000 persone. Ecco, lui ci tiene a sottolineare che su questo palco per quell'occasione ho utilizzato un Precision. Poi in realtà, lasciando perdere tutto quello che ha fatto dopo, quindi i vari turni, le varie registrazioni con diversi artisti, eccetera, ha girato davvero tanti bassi. Lui stesso dice di aver provato a suonare anche bassi a 5 corde, fretless, di qualunque marca e tipo, ed è arrivato alla fine, a un certo punto nell'81, a conoscere il Nash, che appunto produceva, nel frattempo poi si è messo a produrre bassi, e qualche anno dopo ha detto appunto che questi bassi avevano proprio le caratteristiche che a lui interessavano. Erano fondamentalmente Precision, imitazioni di Precision, di P51, di jazz bass, eccetera. E lui con questi bassi però dice si trovava veramente a suo agio, avevano esattamente le caratteristiche, il tipo di suono che era il suo, era quello che lui aveva in testa, e quindi si è trovato benissimo con questi bassi, che ha utilizzato fino anche ai Black Country Communion, per intenderci. Ecco, cose magari più recenti, quindi parlo veramente degli ultimi 2 o 3 anni, perché sappiamo ovviamente che lui è attualmente ancora in attività. Nel 2021 ha registrato Holy Ground, Day the Dead Daisies, sappiamo che nel 2022 sarà in tour con questa band, che ha comunque come sempre 1001 progetti aperti, e ultimamente appunto è tornato, perlomeno dalle immagini che si vedono in rete, sembra essere tornato nuovamente a Fender, suona dei Precision. Dal punto di vista degli amplificatori è endorser ormai di Orange, che tra l'altro ha prodotto, con cui tra l'altro ha prodotto un amplificatore combo di colore viola 50 watt, ve lo consiglio, vi suggerisco di andare a vederlo, magari vi linko qua sotto qualche immagine, o se lo trovo anche il video in cui ne parla lui direttamente, ascoltatelo se avete la possibilità, io l'ho fatto, provatelo, è veramente secondo me meraviglioso per suonare rock e per cercare tra virgolette di imitare un po' il suo stile. Da un punto di vista dell'effettistica, anche lui è un altro bassista che ha usato negli anni parecchie volte il wah, utilizza la distorsione ma tra virgolette un po' alla vecchia, è molto gain, cacchio, quando suoni con 60-70% di gain il suono distorto ce l'hai già in partenza. Comunque ha anche lui la sua discreta pedaliera, un effetto che dice non manca mai, in realtà ne ha 2 copie, anche qua immagini trovate in rete in cui vedete la sua pedaliera, che è composta da questi 2 Digitech Synth Wah. Sono 2 identici, uno impostato a suo dire proprio come se fosse un wah, mentre l'altro più come se fosse un vero e proprio synth, ma per dare appunto una sonorità un pochino più distorta. Quindi quando va alla ricerca della distorsione in realtà non è un overdrive ma è un synth, diciamo così, regolato in maniera tale che crei questo sound un po' distorto. Anche questo è un po' un suo marchio di fabbrica. Bene, con questo credo di avervi detto un po' tutto quello che è secondo me importante sapere sullo stile di Glenn Hughes. Ovviamente dal punto di vista bassistico, ecco, come cantante ovviamente non sono la persona più adatta per pronunciarmi, se non che ovviamente è normale riconoscere che sia stato e sia tuttora un grandissimo cantante. Allora, prima di chiudere definitivamente vi ricordo le solite cose. So che a questo punto tutti chiuderanno il video, aspetta, stai lì un attimo, dai un attimino solo, ti voglio solo parlare del mio nuovo videocorso, il basso rock, te ne ho già parlato, vedi questo qua, ecco, questa è la copertina, lo trovate in esclusiva sul mio sito, non è vero, lo trovate anche su onlineacademy.eu. È uscito da ormai quasi un mese, sta riscuotendo un discreto successo. Se amate il rock ve lo consiglio, vi spiego attraverso l'analisi anche di tantissimi brani riff celebri come si suona il basso nel rock, quali sono le caratteristiche principali per appunto imbattersi in questo genere. Detto questo, vi ricordo anche, se non l'avete ancora fatto, e so che non l'avete ancora fatto, che molti di voi non l'hanno ancora fatto, perché vedo il numero di visualizzazioni e vedo che non tutte le visualizzazioni corrispondono alle iscrizioni, quindi ti invito ad iscriverti al canale cliccando anche la
campanellina. Mi trovate anche sui social, come sempre dico, su Facebook, su Instagram, su TikTok, e potete anche sul mio sito iscrivervi alla mia newsletter per rimanere sempre aggiornati anche lì. Non è spam, non invio spam, invio pochissime newsletter mirate a cose che veramente possono essere interessanti. Anche per oggi direi che è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima. Lasciate un commento, fatemi sapere anche di chi volete che parli nei prossimi video, anche se un po' ce l'ho già in scaletta. Va bene, ciao ciao, alla prossima.